Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica per piccole e medie aziende o organizzazioni che aiuta a prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti voglio parlare di un altro fenomeno economico, ossia la curva di Phillips, perché risulta collegato al video precedente che ho fatto riguardo l'inflazione. Abbiamo a che fare con un modello del 1958 che dice che fra la disoccupazione e l'inflazione esiste questo tipo di relazione non lineare. Lo scopo di questo video sarà vedere perché questo modello economico è invecchiato male. Considera che veniva dall'ambito keynesiano ed è stato pesantemente smentito verso gli anni 70 da un economista dell'area liberale. Come anticipavo, abbiamo essenzialmente i dati del video precedente riguardo l'inflazione con l'aggiunta di questa variabile e di quest'altra. Questa misura il tasso di redditività dell'economia, in questo caso americana, escluso il settore finanziario, e questo misura la crescita reale del prodotto interno lordo. Di solito reale significa al netto dell'inflazione. Iniziamo con una semplice statistica descrittiva della nostra variabile obiettivo, ossia il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti. Abbiamo 63 osservazioni, 4 mancanti, ma non ci interessa granché, e possiamo dire che questa variabile si distribuisce come una normale. Andiamo subito a vedere le correlazioni. La nostra variabile obiettivo risulta correlata significativamente con il metodo classico, con la variabile che ho aggiunto per quanto riguarda la crescita reale del prodotto interno lordo e la redditività. Ovviamente non basta, ho fatto anche le correlazioni bayesiane e qui emerge nulla di significativo, se non qualche correlazione che hai visto nel video precedente riguardo l'inflazione. Ti faccio notare che rispetto al video precedente abbiamo anche quest'altra variabile significativa. Questa è una cosa interessante. Ma visto che come obiettivo abbiamo il capire perché la curva di Phillips non funziona più, ci tocca andare all'analisi sequenziale. In particolare qua, senza vedere significatività, sembra emergere un tipo di correlazione lineare, ma se andiamo a vedere come cambia l'evidenza a favore del fatto che ci serve questa variabile, vediamo che col tempo va giù. Bada bene che la curva di Phillips l'hanno studiata più o meno in questo periodo e anche prima, e come vedi effettivamente in quel periodo l'evidenza poteva sembrare a favore, ma come ho detto anche in un episodio del podcast, per non avere statistica che invecchia male bisogna fare l'analisi sequenziale, che non offre solo JASP ma anche Jamovi. In questo tipo di analisi letteralmente si può capire perché la maggior parte della letteratura scientifica in circolazione è letteralmente spazzatura. Questo succede sia nell'ambito dell'economia che nell'ambito della psicologia. Ti chiederai perché ho inserito quest'altra variabile, perché essenzialmente volevo verificare un'altra legge successiva a quella di Phillips, che è la legge di Okun, che proviene sempre dall'ambito keynesiano. E come vedi qui l'evidenza è più solida, sia per quanto riguarda questo grafico che per questo. Siamo sopra nel più del 50% dei casi. In questo caso abbiamo qualcosa che tocca l'ambito marxista, vedi che comunque questo è più basso rispetto a questo risulta più alto nella maggior parte dei casi, ma abbiamo comunque un'evidenza del fatto che ci serve aneddotica rispetto al moderato. Il problema di queste due variabili, anche per capire quale vince, tra virgolette, per spiegare la disoccupazione, è che hanno un'influenza reciproca e si vede da qui. Questo con il metodo classico, e con il metodo bayesiano la significatività rimane. Quindi anche in questo caso, se uno vuole fare un modello, bisognerebbe fare assolutamente delle correlazioni parziali per escludere gli effetti delle altre variabili quando si vuole studiare l'effetto sulla nostra variabile obiettivo. Un modo per fare questo è un'analisi di rete, che però in questo caso è costruito solo sulle correlazioni, ma
vedi che la correlazione che ti ho fatto prima, in questo caso, si vede graficamente. A livello qualitativo, la tesi più recente, lato keynesiano, collega la disoccupazione alla domanda aggregata, ma non sanno spiegare cosa determina la domanda aggregata, mentre invece la tesi marxista sì, e abbiamo già visto la variabile che loro indicano come spiegante della disoccupazione, ossia la redditività di un'economia. Dal punto di vista narrativo può filare se ci pensi, perché nessuno si mette a vendere se un certo settore di beni o servizi non ha redditività e di conseguenza nessuno si mette ad assumere persone in un ambito che non rende. In questo caso l'ambito è proprio l'economia in generale. A questo punto però potresti domandarti, giustamente, che cosa spiega la redditività. Per questioni di brevità ti dico solo che esistono tesi che parlano della ciclicità, della redditività, un po' come i prezzi delle case, cosa che è emersa in un commento in un video che ho creato sul tema immobiliare, che ti consiglio di vedere e te lo metto lì. A proposito di ciclicità, ti faccio notare che se noi inseriamo la correlazione non lineare per queste due variabili, nel caso appunto della redditività abbiamo un'evidenza maggiore rispetto all'altra variabile che non è ciclica, è semplicemente una cosa che cresce col tempo. Tuttavia questo non ci dà una significatività. Però appunto si può specificare ancora meglio, ma non su JASP, il tipo di relazione non lineare e potrebbe saltare fuori tranquillamente un tipo di significatività. Un'altra tesi scompone la redditività nelle sue componenti, ad esempio la quota di macchine rispetto alla quota di lavoratori umani. E al crescere di questa quota pare che diminuisce la redditività. Chiusa parentesi. In questo video hai visto il corso anche in termini di reputazione, sia per la singola figura accademica che è l'intera scuola di pensiero economica da cui proviene la singola figura accademica, di avere un approccio poco rigoroso quando si usa la statistica. Considera che la curva di Phillips ha influenzato politiche economiche, quindi una macchina economica, non solo degli Stati Uniti, ma proprio del blocco occidentale. Quindi una macchina economica molto più grossa della tua azienda. Pensa come un approccio del genere può danneggiare il tuo fatturato. Se vuoi difenderti da una situazione del genere, sai chi chiamare. Per quest'altro video di statistica economica è tutto, ti saluto e alla prossima. Ciao!